Benvenuti alla visione di questo ulteriore video relativo alla programmazione PLC. In questo caso sto usando NES 7214 DC insieme all'HMI KTP 700, almeno l'HMI è in simulazione. In questo video potremo vedere in che modo acquisire un segnale analogico proveniente da un sensore di temperatura LM35, che è un sensore lineare, cioè ogni grado centigrado c'è l'aumento di 10 mV. Vedremo come questo è il risultato finale dell'HMI, vedremo nel programma in che modo realizzare sia l'HMI che anche il nostro programma. Innanzitutto adesso vado e continuo ad aumentare la temperatura del sensore. Quando superi i 29 gradi dovrebbe entrare la comparazione, eccolo che la temperatura ha raggiunto il limite, superata. Adesso tolgo il riscaldamento al sensore, piano piano scende, anzi vado a raffreddarlo direttamente in modo che la discesa sia più rapida. Sotto i 18 gradi si deve accendere l'altro LED. Eccolo qua. Per quanto riguarda la grafica possiamo vedere che questo è il mio sensore di temperatura LM35, la cui pin centrale abbiamo una tensione di 0,20, continua a cambiare, 0,22 mV. Siccome sono 10 mV per ogni grado centigrado, è normale che sia la temperatura corrispondente. A sua volta, essendo collegato con un amplificatore operazionale per avere un guadagno di almeno 10 volte, così che il segnale che entra all'ingresso dell'ingresso analogico sia leggibile, che non i 0,24 mV, ovviamente, siccome il sensore è lineare, qui abbiamo amplificato di 10 volte, 0,22, 2,44, e che corrisponde alla nostra temperatura. Adesso che abbiamo visto qual è il risultato finale, andiamo a vedere in che modo possiamo realizzarlo programmando con il nostro PLC. Ma prima voglio farvi vedere in che modo ho collegato l'hardware ed una breve slide. Bene, questa è la schedina, vediamo, questo è il mio sensore LM35 che è collegato con l'operatore operazionale, collegato con le sue resistenze, e l'uscita è collegata il guadagno è collegato all'ingresso del PLC per avere 10 volt. Questa schedina serve per convertire 24 volt in 10 volt e serve per alimentare sia il sensore che la nostra scheda per operazionale. Andiamo a misurare direttamente la V in ingresso, 0,20-0,21 mA. Possiamo misurare anche direttamente l'ingresso di tensione, che è la V-out che entra nell'ingresso del nostro PLC sul canale 0. Adesso, scaldando la temperatura, andiamo a vedere che aumentano il numero di volt al nostro ingresso analogico. Per quanto riguarda l'acquisizione degli ingressi analogici, sappiamo che la conversione da analogico in digitale, quando l'ingresso analogico vale 0, abbiamo un valore digitale 0, quando abbiamo 10 volt abbiamo 27.648. Qualsiasi valore tra 0 e 10 volt è compreso tra 0 e 10, è compreso tra 0 e 27.648. Per quanto riguarda gli ingressi digitali, abbiamo due ingressi analogici, primo canale, secondo canale, il V64, canale 0, canale 1, il V66. Lì bisogna portare il 0 ground. Abbiamo questi due ingressi analogici. Per quanto riguarda le uscite, non abbiamo a bordo una uscita analogica. Bisogna fornirsi acquistando
un modulo aggiuntivo, una signal board, modulo aggiuntivo che viene collocata nel PLC, la sigla SB1232, con una sola uscita analogica che nella programmazione deve essere QW80. 0 volt e l'uscita analogica devono essere collegati all'oggetto da comandare. Passiamo adesso alla programmazione. Ecco qui il nostro ambiente di programmazione del TIA Portal. Sono sul main, ho già descritto le variabili che mi serviranno così per risparmiare tempo e ho anche la pagina base con il mio HMI già collegato. Andiamo direttamente quindi alla programmazione sul main. La prima cosa che dobbiamo fare è acquisire il segnale analogico e poi fare alcune operazioni di conversione. Partiamo quindi con l'operazione di conversione, eccole qua operazione di conversione, i due blocchetti che mi servono a questo qua, il norm X, adesso vado ad aumentare lo zoom, il blocco norm X serve a normalizzare il valore del segnale analogico. Il valore del segnale analogico l'abbiamo collegato al nostro ingresso IW64, che è un valore intero. Questo valore intero sarà modificato in un campo digitalizzato che abbiamo detto che quando il valore è 0 volt corrisponde a 0 digitalizzato e quando il valore è 10 volt, cioè il massimo valore di ingresso nel nostro ingresso analogico è 27.648 il valore massimo. Quindi il valore che andrà a leggere sarà compreso tra 0 e 27.648. Questo valore me lo trasforma dobbiamo trasformarlo in un valore di tipo real, quindi a virgola mobile a 32 bit e sarà memorizzato in quella che ho chiamata in qualche modo, vediamo, valore normalizzato in una memoria doppio word 100, quindi occupa la memoria byte 100, 101, 102 e 103. Il valore che andremo a leggere sarà un valore trasformato proporzionale, però compreso tra 0,0 e 1. Una volta che il valore è stato normalizzato deve subire ancora un'altra trasformazione. L'altra trasformazione è quello che si chiama scale, scalatura. Prendo il blocchetto dello scaling. Il blocchetto dello scaling deve essere da real a valore real. Cosa fa lo scale? In pratica il valore della scalatura non fa altro che riportare sul value, faccio copia e incolla, CTRL C, in ingresso il valore normalizzato che deve essere scalato al valore che andiamo a misurare. Se nel nostro caso stiamo misurando una temperatura che va da 0,0 a 100 gradi, qui mi ritroverò un valore che sia il valore viene trasformato in un valore compreso tra 0 e 100, quindi andrò a riavere il valore reale del sensore, il quale valore reale del sensore è stato trasformato in un segnale elettrico. Il segnale elettrico è stato digitalizzato, il valore digitalizzato che è stato convertito da analogico in digitale viene in questo caso di nuovo convertito da digitale ad analogico e mi ritrovo una lettura di qualche cosa che io riesco a capire, non un numero. Quindi qua ho messo un'altra memoria che è il valore scalato e un'altra memoria real. Andiamo a vedere, adesso un attimo che scendo con la... riporto indietro lo zoom e la seconda cosa che dobbiamo fare è quella di cominciare a convertire il nostro valore. Quindi sul segmento 2 faccio la conversione per avere quando il valore è alto, quando il valore è compreso e quando il valore è basso.
mi servono degli strumenti di conversione, eccole qua, operazioni di confronto, scusate, non di conversione, metto il minore. Cominciamo col minore, tanto è uguale. Che cosa devo confrontare? Devo andare a confrontare il valore scalato, che è quello in uscita. Il valore scalato, vedete, me lo porta direttamente in real, con un valore, ad esempio metto 18 così come sull'esercizio. Se il valore scalato è minore di 18 mi deve accendere un LED. Che ho messo, mi sembra che sia Q0.0. Ecco, la temperatura bassa. La stessa cosa devo fare per la temperatura alta, se è maggiore di, eccolo qua. Sempre se il discorso del nostro valore scalato se è maggiore di 29, mi sembra che ho messo nell'esercizio, potremmo mettere qualsiasi valore, 29.0, ah no, se è maggiore di 29.0, allora mi deve segnalare l'uscita che mi sembra ho chiamato Q0.2. Q0.2, eccolo qua, temperatura alta. La terza operazione di confronto usiamo questo qui, il blocchetto in range, compreso. Il valore in questo caso è il mio valore scalato, il valore minimo usiamo i miei 18 gradi e il valore massimo mi sembra che sia 29. In questo caso deve andarmi a confermare questo confronto con la temperatura è ok. Dopo aver fatto questa operazione possiamo fare altre operazioni interessanti che riguardano ad esempio in che modo trasferire il mio segnale analogico ad un'uscita analogica. Per fare questo è necessario usare un operatore di trasferimento, il move. Il move non è altro che, per dirlo in maniera semplice, un trasportatore, cioè quello io lo prendo in ingresso e te lo porto in uscita. Quindi cos'è che deve fare? Deve semplicemente portare il mio ingresso analogico IW64, che è il mio ingresso e deve portarlo alla mia uscita QV80, che è la mia uscita analogica. Per portarla all'uscita analogica abbiamo quindi questo blocchetto. Un'altra cosa che abbiamo visto sul programma è quello di avere il valore in volt. Posso farlo direttamente qua e vado sulle funzioni matematiche, prendo un calculate, faccio così, lo porto qua. Questo calculate dove aggiungo un altro elemento, dove devo portare all'ingresso 1, posso portare la QV80, adesso poi vediamo perché. All'ingresso in 2 metto 27.648,0 che è il valore massimo della mia digitalizzazione e a in 3 metto 10.0 che è il numero massimo dei volt, cioè quando ho 10 volt ho questo valore qua. All'uscita mi dovrò trovare un valore che ho chiamato volt, sempre una memoria doppio word non in intero ma in reale, perché voglio vedere un valore reale. Qui devo scrivere una formula. Quale formula devo scrivere per ottenere i volt? Faccio in 1 diviso in 2 per in 3. In pratica prendo questo ingresso, lo divido per 27.648 e il valore lo moltiplico per 10, così che ho il valore
dell'uscita analogica in volte compresa tra questi due valori. Così il programma è completato. Vogliamo vedere adesso di compilarlo. La compilazione mi dice 0 errori, 0 avvisi, bene, meno male, nessun avviso di garanzia, sono a posto. E vado poi a trasferirlo sul mio PLC, carica nel dispositivo. Fine. Adesso sposto, chiudo un attimo queste due finestre e lo mando in ovviamente devo metterlo in run, altrimenti non succede niente. Eccolo qua, run. Eccolo qua, vedete che mi fa vedere il valore del mio ingresso analogico che è stato convertito dall'analogico digitale, quindi la tensione del sensore di temperatura LM35 è stato trasformato il valore in digitalizzato ed è compreso da 0 a 27.000. Questo valore è stato trasformato in un valore compreso da 0, da tutti questi decimali, fino a 1, che corrisponde a questo valore qua. Questo valore è stato riportato all'ingresso del normalizzato dove ho messo la mia scala 0-100 e il valore in uscita mi dice che è 25-30, che sarebbe il valore della mia temperatura. Se vado a aumentare la temperatura del mio sensore, vediamo che corrispondentemente aumenta la temperatura del valore digitalizzato e quindi a quel valore digitalizzato corrisponde questa temperatura. Ovviamente in questo momento siamo sotto i 29 gradi e abbiamo la temperatura in range. Eccolo qua. Vi fa vedere che ho portato sull'uscita ho il segnale di ingresso dell'ingresso digitale e il mio calcolo mi dice che in volt sarebbe 2,62, che corrisponde ovviamente al valore abbastanza normalizzato perché la scala è lineare in questo caso. Andiamo a vedere se vado a toccare, se vado ancora a riscaldare il termometro, vediamo che c'è il valore 27, 28, appena supererà i 29 si accenderà il Q0.2. Eccolo che si è acceso, adesso smetto di scaldarlo e scende di nuovo. Abbiamo visto quindi questa prima parte per quanto riguarda il main, la programmazione. Andiamo a vedere come realizzare invece i componenti del pannello operatore. Eccoci alla preparazione dell'HMI del nostro main, questo qui lo posso anche spostare, lavoriamo solo con queste due finestre. Vado a prendere il primo componente sul menu oggetti semplici su elementi, questo grafico, questa bar graph, che servirà a visualizzare la mia temperatura. Lo sposto qui, vi clicco sopra perché voglio assegnargli ovviamente delle proprietà. Sulla scheda generale il valore massimo della scala lo porto a 50, tanto non arriveremo a 100 gradi. La seconda cosa è quale variabile di processo è associato. Vado a cliccargli, si apre la variabile CMI, non ho perché per adesso sono le variabili del PLC, saranno caricate su quelle dell'HMI una volta che sono state scelte. Devo usare il valore scalato. Bene, questo l'abbiamo fatto. Un'altra cosa che possiamo fare è cominciare ad utilizzare i nostri 3 LED. Quindi vado a prendere uno di questi, vado a sistemarlo con le proprietà, tasto destro, o faccio tasto destro oppure gli clicco volte sopra per aprire la finestra delle proprietà. O faccio proprietà oppure gli clicco 2 volte
si apre la finestra e per quanto riguarda le proprietà vado sulle animazioni. Voglio che il mio oggetto deve rappresentarmi due diversi colori sia quando è spento che quando è acceso. Quindi devo andare sulla lista, aggiungi nuova animazione ed è una conformazione. Ok, non è una visibilità. Sulla conformazione devo dirgli a quale variabile devo associarlo. Ad esempio voglio associarlo per adesso alla temperatura alta, Q02, ok? E due stati, 0 e 1, 2 bit. Colore di sfondo posso lasciare bianco se è spento, se invece è acceso posso mettere rosso, temperatura alta. Okay. Adesso che ho fatto questo lavoro posso copiarlo e incollarlo per 2 volte in modo che l'unica cosa che devo cambiare è la variabile. Potrei anche poi cambiare il colore, adesso lo vediamo. Questo, invece di usare la temperatura alta, vado ad usare quello che è in range, cioè questo qua, temperatura, ok. Quando è spento posso lasciare bianco, quando invece è acceso posso mettere un verde che ci sta bene. Quest'altro, temperatura bassa, praticamente sarà 50 cm, è molto bassa. Temperatura bassa, variabili PLC, tabella delle variabili, temperatura bassa. Qui cambiamo, partiamo con un altro colore, metto un giallo. Poi scopriremo chi è l'assassino. Eccolo qua. Adesso che abbiamo questa parte qua, vado a prendere gli elementi che mi serviranno per la visualizzazione della temperatura. Per adesso lo metto qua, sempre doppio clic, su proprietà generale, devo scegliere a quale variabile è associata, quindi vado a prendere il valore scalato, che è la mia temperatura, e un'uscita perché vi deve visualizzare il dato che proviene viene dal main. Questi sono il numero di decimali, S sta per il segno, ma sono troppi, posso fare semplicemente 2 cifre prima della virgola e 2 dopo. Ok, se poi non mi piace come è messo lo porto in centro, lo metto in grassetto, aumento il valore faccio così, faccio anche così e qua vado a mettergli la mia testo. Questa qui è la mia temperatura. Perché qui non ho messo anche questo perché altrimenti su questo qua non riesco a vedere esattamente la temperatura, così invece riesco a comprendere meglio la temperatura. Adesso che ho preso questo faccio sempre il solito copia e incolla, CTRL-C, CTRL-V, perché voglio vedere i volt, quindi vado a cliccargli sopra, non voglio vedere il valore scalato, ma voglio vedere invece i miei variabili del PLC, quelle che ho calcolato in volt. Ecco, discorso immagini. Discorso delle immagini, io le ho già salvate sul mio Paint, quindi vado a prendermi il mio oggettino, anche qui sempre copia e incolla, CTRL-C, ritorno su TIA Portal, CTRL-V, eccolo qua, c'è dove è scomparso, quindi vado qui, gli clicco sopra, scusate, lo evidenzio e qui mi trovo, se me lo fa vedere, sposta gli oggetti, sì, ma fammi vedere, questo qua lo sposta un livello indietro, sposta sullo sfondo, eccolo qua, e qui mi metto il mio oggettino, dove qua
vado a scrivergli che questo qua è il numero dei miei volt. Poi vado a prendere l'altro oggetto che ho, quello del mio sensorino, lo porto sul mio TIA Portal, eccolo qua, e qui voglio vedere, CTRL-C, CTRL-V, voglio vedere il mio valore dei millivolt che vengono fuori direttamente dal mio sensore. Sensore i miei millivolt. Quali sono questi millivolt? Vado un attimo sul main per vederlo. In pratica i millivolt li posso prendere direttamente dal valore normalizzato, essendo il valore scalato. A questo valore qua corrisponde 0,25 che essendo da 0 a 1 corrisponde esattamente al valore della scala dei millivolt, perché 1 corrisponde a 27.648, 0 corrisponde a 0, questo valore corrisponde a 0,25 che sono i valori dei millivolt, quindi posso andare a prendere valore normalizzato. Pagina base, proprietà, valore normalizzato, eccolo qua, mi sembra che non ci sia nient'altro, vado a compilare. Bene, e poi andiamo a simulare perché non ho l'HMI. Se avessi l'HMI dovrei usare carica nel dispositivo, ma non ce l'ho, quindi posso simularlo, quindi posso lavorare con un PC reale, PLC reale e l'HMI simulato. Nel mio canale trovate anche un video che riguarda questo argomento. Ecco, vedete qua che mi fa vedere esattamente cosa sta succedendo. Il millivolt 0,26 millivolt che corrisponde a 2,58 volt, cioè siamo quasi alla scala lineare, e corrisponde a 25,70 di temperatura. Vado a scaldare il mio sensore, vedete che aumenterà il numero dei millivolt, che ovviamente corrisponde al numero dei volt che stanno entrando nel mio ingresso analogico canale 0 e V64, e aumenta anche la temperatura. Aspettiamo che superi i 29 così che si accenda il LED. Eccolo qua. Bene, abbiamo visto così quello che succede. Quindi abbiamo visto che utilizzando un sensore, in questo caso abbiamo detto quello di temperatura che è facile da utilizzare, questo è l'M35, il sensore, il valore 1000 volt è amplificato con un componente per amplificatore operazionale nell'M385, facendo in modo che il guadagno sia di 10 volt, così che i 1000 volt siano portati in volt corrispondentemente ad un valore 10 volt maggiore di quello di ingresso. E poi, visto che il segnale amplificato viene portato all'ingresso nel canale, con il blocco norm e con il blocco scale riusciamo ad acquisire il segnale e riportarlo ad una scala che per noi è umana, cioè vedere che cosa sta succedendo alla temperatura, e non vediamo semplicemente dei valori che sono per noi incomprensibili. Abbiamo visto questo video e vi ringrazio per la visione di questo video. La domanda da farci è: ma se non ho il sensore e di conseguenza non ho nemmeno l'amplificatore operazionale, come posso fare ad acquisire un segnale analogico? Posso farlo anche senza un sensore? Posso simulare un ingresso analogico? Si può fare. Come fare? Lo vedremo nel prossimo video. Al prossimo video, arrivederci.